Take me to Nirvana, a place with no more drama, a heaven where Vengono moltissimi turisti stranieri in questo angolo di Paradiso e loro hanno questa casa moderna in faccia a tutte le vigne di Serralunga d'Alba. Tipo questa musica in sottofondo? Esempio questa musica in sottofondo. In realtà al mattino io e mio padre alle 5, alle 6 del mattino ci svegliamo col suono degli uccellini, con animali che girano, che possono essere cinghiali, cerbiati, conigli, quello che è. E si passa a una parte molto moderna, che in questo caso è la musica. Siccome devo spiegarlo poi nel video che c'è sto rumore, sembra che l'ho messo apposta io invece. Hola! Come va? No, foto? Ah, no. Di dove siete? Where are you from? Germany. Pian piano si sta cercando sì un compromesso tra modernizzazione e anche vecchia tradizione e secondo me si può ancora migliorare. Far sì che la gente conosca di più questo mondo, ma per conoscerlo deve viverlo, non soltanto vederlo tramite il computer, tramite i social, ma deve provare anche qua a vivere. Questa qua pianta cos'è? Questo è un bonsai di Nebbiolo. Sì. È una pianta che ha più di 40 anni. E al momento di espiantare la vigna, che dopo ho ripiantato il Nebbiolo a Barolo, abbiamo tagliato con la motosega i tronchi vecchi, li abbiamo messi in acqua per 6 mesi, 7 mesi, la pianta ha fatto una volta le radici e l'abbiamo messa in vaso. Per quello che è in vaso, perché se no non ci starebbe in vaso. E invece qua che cosa? Un suo giardino questo? Qua io praticamente parto dal mirto, che qua in zona non è una pianta molto comune, mirto, corbezzolo, quello è una litodora che viene dalla Grecia, questo qua è un origano siriano, viene dalla Siria questo origano. Nel mio piccolo ho cercato di mantenere questa biodiversità. Perché qua si soffriva un po', no? Diciamo che sì, c'è ancora qualche boschetto qua dietro, ma è un po' abbandonato a se stesso. Adesso qualcuno sta rientrando solo perché è nata la polemica del fatto di questa biodiversità. Questo è il primo esempio di angolo naturale che abbiamo deciso di fare, il nostro boschetto, però come vedi ormai di boschi naturali non c'è più niente, non è più rimasto nulla, però è un qualcosa che ci contraddistingue rispetto a moltissime aziende che invece hanno deciso propriamente di togliere, piantare, solamente piantare, ma non si sono fermati a dire va bene, abbiamo piantato vigne, però ci sono solo vigne, c'è solo questo qua. Abbiamo deciso di seguire questa strada, di cercare di lavorare i vigneti più noi possibile manualmente dall'inizio alla fine e di utilizzare sempre meno mezzi meccanici. E questo è stato un percorso che mio padre ovviamente in parte condivide, in parte è faticoso ovviamente, è una strada difficile e lunga. Ecco qua, la bottaia, cioè la chiamiamo così, però in realtà è ancora piccola, è ancora da finire. Abbiamo le nostre piccole prime botti, che sono garbellotto, media tostatura, rovere francese, abbiamo un 15, un 20 e 2 da 30 ettolitri. Sulla questione dei legni, se la ricorda tutta la diatriba, no? Degli anni 90, legno nuovo, legno piccolo, legno grande, legno francese. Ma diciamo ero già abituato anche con dove lavoravo e alla fine trovare un compromesso fra il grande e il piccolo è la cosa migliore. Però non puoi lasciare nelle botti piccole allo stesso tempo il vino che lo lasci nelle botti grandi. Quindi nelle botti piccole lo lascerai di meno, nelle botti grandi le lasci di più. Qual è la moda del momento? Ultimamente il biologico tira molto. Il vino naturale come è un termine, soprattutto delle enologie e tutto quanto, che è stato troppo pompato. Un vino naturale è un'idea di filosofia della vita. Alla fine, qua in Langa, non è stato tanto seguito l'idea di vino naturale perché prima c'è un passaggio, che è il vino biologico,
Quindi il vino biologico, hanno notato soprattutto qua che ultimamente moltissime aziende cominciano col biologico e tutto quanto, cominciano ad avvicinarsi a questo mondo. Il percorso però per arrivare a quel punto lì è molto più lento. Il problema è che adesso, essendo un qualcosa che può portarti a essere criticato e portarti a essere amato da più persone, molte aziende non vogliono prendere la loro identità. Fossero alla ricerca di un'identità, no? La tua storia, no? Perché tu nasci in Brasile, poi vieni qua. Io sì, nasco in Brasile, vengo adottato dai miei genitori. Ho vissuto principalmente la mia vita in Italia, in Langa, non ho girato tantissimo il mondo inizialmente. Da sangue brasiliano è che quando fa le cose le fa con più calma. Con più tranquillità, ma per farle bene. Mio padre ha dato la base di questa azienda, anche se l'ideologia è un'ideologia che è partita da me, la strada che volevamo seguire. Comunque l'esperienza di mio padre è stato molto importante per il raggiungimento di questo e l'ottenimento di questo risultato. Spero che nascesse un cacciatore come Fabio, tu adesso hai detto come taglierai questo un povero. Questo qua in realtà volevo tagliarlo un po'. Il problema è che mio padre piuttosto non fa entrare nessuno in giardino perché la pianta sta ovviamente occupando il cancello e sta invadendo casa, ma come... Dovete mettere una cosa scritta e pagarmi profumatamente. Vorrei dire prima vigna di Langa Nebbiolo da Barolo. No, Langa Nebbiolo da Barolo ho detto una cavolata, mi sono emozionato. E è una cosa strana di questa vigna perché tutte le volte che io e mia moglie abbiamo lavorato insieme a questa vigna è nato, come dire, è nato un figlio. Un brindisi.